Ciao amici, fa freddo. Sì, lo so che c'è il sole, ma credetemi, fa freddo. La temperatura si aggira attorno agli 0 gradi e mi trovo a pedalare sulla mia mountain bike. Quest'oggi ho deciso di arrivare sino alla pieve di Cesclans. Giro a sinistra in direzione di Cavazzo. Ora che quel poco calore che si percepiva dai raggi solari è bloccato dalle montagne, mi ricordo che l'altro giorno ha nevicato. Lo si può intuire anche dalla neve rimasta a bordo della strada. Le discese sono belle perché si corre, ma quando è freddo sono un po' meno piacevoli. Un po' come il lungo rettilineo che precede l'ingresso del comune di Cavazzo. Se fatto a tutta velocità sembra più corto, ma anche molto più gelido. Rettilineo terminato ed ecco che sulla curva alla nostra sinistra possiamo notare la deviazione per Cavazzo. Noi proseguiamo ancora per qualche chilometro. La strada che stiamo percorrendo è quella che lambisce, passando esternamente, il comune di Cavazzo Carnico. Sulla sinistra possiamo notare il campanile e la chiesa. A questo punto comincia una leggera salitina che ai meno allenati può tagliare le gambe. I più allenati invece la fanno in bomba perché tanto al suo termine c'è una discesa nella quale si possono recuperare le forze o tirare ancora di più. Velocizziamo le immagini. Il tratto che viene ora è abbastanza duro. Eh sì, perché ho fatto in piena la salita e anche la discesa. Ora torna la salita con pendenze non indifferenti, ma la cosa particolare è che le prossime centinaia di metri fanno parte di un segmento su Strava, nel quale sono piazzato abbastanza bene ed ogni volta lotto per scalare la classifica. Per cui, nonostante il freddo e le gambe che non hanno recuperato lo sforzo che ho appena sostenuto, cambio rapporto, mi alzo sui pedali e attacco l'asfalto. Ovviamente le immagini che state vedendo sono state un po' velocizzate. Se volete sapere com'è andata, sono stato un paio di secondi in più rispetto al mio tempo migliore. Ma la parte più dura del giro di oggi arriva proprio adesso. È adesso che si comincia a salire di altitudine, di pendenza e di fatica. Di qui inizia l'ascesa per arrivare a Cesclans e dalla sua pieve, con picchi anche del 17%. Lascio immaginare a voi la temperatura, qui sento veramente freddo. Comincio a domandarmi se arrivare sino alla pieve di Cesclans sia una buona idea. Chissà come saranno da quelle parti le strade, visto che dovrò salire d'altitudine. Ecco, stiamo entrando a Cesclans. La strada, per qualche decina di metri, scende. Noi vogliamo arrivare alla pieve, quindi gireremo a sinistra. Ci saranno 200 o 300 metri massacranti con pendenze del 17% ed anche oltre, ma alla fine lo sforzo sarà ripagato dalla bellezza della pieve. Godetevi anche voi la salita.
ed eccola, la pieve, apparire come per magia. Inverto subito la marcia. Non è tanto la stanchezza, è che ho le mani congelate e non riuscirei a sorreggere la telecamerina per farvi vedere qualche particolare della chiesa. Probabilmente non riuscirei neppure a svitarla dal supporto al manubrio. Quindi torno indietro. Ora la strada è praticamente tutta in discesa. Eccoci, stiamo attraversando l'abitato di Chesclans. Siamo fuori dal paese e come potete notare la presenza di neve ai bordi della strada, ma anche sulla carreggiata, comincia ad aumentare. Mai mi sarei aspettato di fare un giro in queste condizioni. Per fortuna sono in mountain bike, altrimenti con la bici da corsa credo che sarebbe stato impossibile. Il paesaggio è molto bello e suggestivo, immerso nel bianco della neve tra i colori tipici dell'inverno. Pedalare sulla neve è molto più faticoso, si rischia di scivolare in ogni momento su una lastra di ghiaccio o di piantarsi in quella che magari a prima vista sembra un po' di neve soffice ed invece è un agglomerato duro e ghiacciato. Non faccio in tempo a pensare tra me e me che almeno, con tutta quella neve, non c'è traffico che incroci un fuoristrada. In ogni caso, procedo con molta attenzione. Qui comincia una discesa abbastanza importante, con pendenze attorno all'8-10%. Con tutto quel ghiaccio bisogna fare molta attenzione a dove porto le ruote, a come freno, a come prendo le curve. Vi lascio alle immagini della discesa integrale a velocità reale.
Ed eccoci arrivati, quasi nuovamente a Cavazzo. Arriveremo nei pressi del campo sportivo. Ci siamo passati anche all'andata. Ora svoltiamo a destra. Velocizziamo un po'. Eccoci amici, siamo sulla via del ritorno. Pieve di Cesclans, Lucoral è stato qui. Grazie per avermi seguito in questa mia avventura in bici. Se ti è piaciuta, fammelo sapere nei commenti. Se non vuoi perderti i miei prossimi bike vlog, ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella. Rimarrai così aggiornato sulle prossime novità. E se ti va, mi trovi pure sugli altri social network. Un saluto innevato e rabbrividito da Lucoral.